Tu hai aperto un cassetto e hai trovato un biglietto del treno piegato in due. L'hai lisciato con il pollice e, mentre la carta ha scricchiolato, ti è tornato addosso un odore preciso: ferro bagnato, caffè preso in fretta al bar della stazione, il profumo di chiusure lampo e di stoffe leggere. Io ho sentito la stessa fitta il giorno in cui ho ritrovato il mio: Roma-Firenze, binario 3, carrozza 5. Ho guardato la data e ho sorriso. Non è passato poi tanto tempo, eppure mi ha scaldato il petto come una lampada. Ho ricordato che ho chiuso la porta di casa, ho tirato la valigia dietro di me, ho salutato mia madre con un bacio leggero e ho corso verso il taxi. Ho detto: andiamo, per favore, e l'autista ha annuito, ha acceso la radio e mi ha chiesto se avevo dormito. Ho risposto di no. L'emozione mi ha tenuta sveglia tutta la notte, come quando da piccola ho aspettato la neve. In stazione ho trovato il treno già pronto. Ho controllato il numero del posto, ho alzato lo sguardo e ho visto famiglie, coppie, viaggiatori solitari, tutti con la stessa fretta di cominciare. La porta si è chiusa, il vagone ha sobbalzato e noi siamo partiti. Ho appoggiato la fronte al vetro e ho contato gli ulivi che hanno sfilato come soldatini lucenti nel sole di giugno. Tu hai sentito il cuore cambiare ritmo quando hai preso un primo treno per una città nuova? Io sì, e ho conservato quel battito nel taschino della camicia. A metà viaggio ho ricevuto un messaggio: Sophie, hai preso la guida degli Uffizi? Ho sorriso. Certo che l'ho presa. Ho preparato il viaggio con cura. Ho scelto un albergo piccolo vicino a Santa Maria Novella, ho prenotato i biglietti online, ho messo in valigia poche cose. Quando sono arrivata a Firenze, ho tirato su la valigia dalle scale con una fatica dolce. Ho respirato l'aria tiepida e ho detto a me stessa: ci sono. Ho camminato fino all'hotel, ho lasciato lo zaino in camera, ho bevuto un bicchiere d'acqua, mi sono lavata il viso e sono uscita subito. Ho attraversato strade di pietra, ho seguito le ombre delle persiane aperte, ho incrociato voci che hanno cantato dialetti morbidi. Ho fermato un signore per chiedere: scusi, ho prenotato gli Uffizi per le 11, arrivo in tempo se passo dal Duomo? Lui ha sorriso: sei a 2 passi, vai tranquilla. Così ho fatto. Ho alzato la testa e ho lasciato che il Duomo mi entrasse negli occhi come un cielo dipinto. Ho scattato una foto, poi un'altra e poi ho smesso perché ho preferito guardare. Dentro gli Uffizi ho camminato piano, ho letto i cartellini, ho seguito un gruppo per pochi istanti e poi l'ho perso di proposito. Ho ascoltato il silenzio rumoroso delle sale, ho incontrato il mio riflesso in un vetro e ho riso, avevo gli occhi lucidi. Davanti alla nascita di Venere ho sentito la pelle cambiare temperatura. Ho pensato: sto qui, adesso, e non ho bisogno di altro. Ho incontrato una coppia di ragazzi brasiliani. Lui mi ha chiesto sottovoce se aveva una buona app per l'audioguida. Ho risposto che ne avevo provata una il giorno prima e che mi era piaciuta. Abbiamo scambiato 2 frasi, ci siamo salutati con un buona visita e siamo andati in direzioni diverse, ma li ho rivisti più tardi sulla terrazza. Abbiamo bevuto un caffè,
piccolo, amaro, e abbiamo riso perché il sole ci ha abbagliato. Io ho raccontato che ho studiato l'itinerario a casa, loro hanno detto che sono arrivati all'ultimo minuto e che hanno trovato lo stesso la bellezza pronta ad accoglierli. È bastato poco, 3 tazze, un ringraziamento, un figurati e la lingua ha fatto ponte tra sconosciuti. Qualcosa di importante è successo proprio lì. Ho capito che, quando ho parlato, ho respirato meglio la città. Tu forse l'hai notato, quando hai chiesto «Mi scusi, abbiamo già ordinato?» o «Abbiamo prenotato alle 8», ti sei sentito più dentro. In italiano il passato prossimo apre porte discrete. Ho visto, ho chiesto, sono andato, sono rimasta. Non servono formule complicate, bastano gesti semplici e decisi. In albergo, la sera, io ho scritto poche righe. Oggi ho camminato tanto, ho mangiato una schiacciata calda, ho bevuto un bicchiere d'acqua con menta, ho salutato 3 volte, ho ringraziato 7. Ho toccato con gli occhi. Poi ho stampato 2 fotografie nella piccola macchina della hall e le ho infilate nel portafoglio. Ho chiamato a casa, ho raccontato tutto in 3 minuti e ho chiuso con «È stato indimenticabile». Ho spento la luce presto, la città ha continuato a respirare senza di me, ma io l'ho tenuta tra le mani come una tazza. C'è una piccola storia che porto addosso come un talismano. Nel pomeriggio ho perso la strada, ho sbagliato vicolo, ho girato a sinistra invece che a destra e mi sono ritrovata davanti a una bottega di cornici. Lì ho incontrato un uomo con le mani impolverate d'oro. Lui ha alzato lo sguardo e ha detto «Dimmi». Io ho risposto che mi ero persa e lui ha sorriso. «Allora hai trovato qualcosa». Mi ha disegnato un percorso su un foglietto e, prima di ridarmelo, ha scritto in alto «Ben tornata». Sono uscita, ho seguito i suoi segni e ho raggiunto la piazza con 2 minuti di anticipo. Quella sera ho messo il biglietto nella tasca del giubbotto e non l'ho più spostato. Ogni volta che l'ho toccato, ho ricordato che per vivere in italiano ho fatto una sola cosa concreta: ho iniziato a parlare. La verità è semplice. Quando hai detto «ho sbagliato strada» e «ho ritrovato la piazza», hai fatto pace con il viaggio. E quando hai sussurrato «grazie», la città ti ha risposto «prego». Le parole hanno preso il treno con te e non sono più scese. Hai mai guardato la mappa della montagna e hai sentito un brivido? Io l'ho fatto l'estate scorsa, ad agosto, quando ho deciso di salire verso il Gran Sasso. Ho caricato nello zaino una borraccia, una felpa, una manciata di mandorle e ho chiuso la cerniera con un gesto deciso. Ho salutato Bologna al mattino, ho preso la macchina con 2 amici e abbiamo lasciato la città mentre le persiane si sono alzate ad una. L'autostrada ha tagliato la pianura, il cielo ha cambiato colore e noi abbiamo cantato canzoni stonate finché qualcuno ha riso e ha detto basta. Siamo arrivati in Abruzzo a metà giornata. L'aria è diventata più fresca e io ho sentito subito che i pensieri hanno fatto ordine. Abbiamo parcheggiato vicino al sentiero, abbiamo indossato gli scarponi, abbiamo stretto i lacci
e abbiamo cominciato a salire. Ho contato i passi, ho bevuto a piccoli sorsi, ho fatto una foto a un fiore minuscolo che ha resistito al vento. Un pastore ha passato con calma e ha salutato con la mano. Noi abbiamo risposto buongiorno e ho riconosciuto negli occhi la pace di chi ha dormito bene. Quando abbiamo raggiunto il rifugio, abbiamo appoggiato gli zaini a terra e abbiamo guardato il panorama in silenzio. Il mondo si è allargato e, per un attimo, ha smesso di fare rumore. Nel rifugio ho ordinato una minestra calda. Il gestore ha chiesto: «Vi fermate per 3 notti?» E noi abbiamo detto di sì. Ci ha dato le chiavi, ci ha mostrato i letti e ha aggiunto: «Se vi serve qualcosa, fischiate». La sera ho appoggiato il quaderno sul tavolo e ho scritto: «Oggi ho visto erba piegata dal vento, ho sentito il respiro corto e l'ho accettato. Ho portato sulle spalle la casa e non mi è pesata. Tu forse hai provato lo stesso, hai guardato il cielo scuro e hai riconosciuto la Via Lattea. Hai spento il telefono, hai ascoltato i grilli e ti sei ricordato di una parola dimenticata: riposo. Quella notte ho dormito bene. Al mattino mi sono svegliata prima degli altri. Ho infilato la felpa, ho aperto la porta e ho trovato il sole che ha tagliato il prato umido. Ho preparato un caffè nella cucina comune, ho versato la schiuma in 2 tazze e ho lasciato un biglietto. Ragazzi, ho preso il primo giro. Quando sono tornati hanno riso, mi hanno abbracciata e abbiamo deciso la rotta senza fretta. Il pomeriggio abbiamo seguito un sentiero più ripido. Io ho sbagliato una curva, ho messo il piede su una pietra instabile e sono scivolata di lato. Ho battuto la mano, ma niente di grave. Uno degli amici ha allungato il braccio e mi ha tirato su. «Ci sei?» Ho risposto: «Ci sono». Abbiamo continuato e ci siamo fermati vicino a un balcone naturale. Lì ho respirato forte e ho detto una frase semplice che mi ha chiarito tutto. Ho avuto paura e non mi sono vergognata. In quella frase c'era l'italiano che mi ha salvato. Ho nominato un'emozione, l'ho chiusa con un punto e l'ho lasciata andare. Se ci pensi, il passato prossimo fa questo. Ti aiuta a mettere a fuoco un'azione compiuta, tu permette di guardarla da vicino e di dirle: «Ti ho visto». Non serve un discorso lungo, spesso basta un «ho capito» o un «ho scelto». C'è un aneddoto piccolissimo che però mi segue ovunque. La seconda sera è arrivata al rifugio una ragazza, da sola. Aveva le guance rosse e gli occhi lucidi. Ha appoggiato lo zaino a terra e ha chiesto: «Avete posto?» Il gestore ha risposto che sì. Le ha dato una coperta e un sorriso. Noi l'abbiamo invitata al tavolo. «Vieni, abbiamo tagliato il pane». Lei ha detto di aver perso un sentiero, di aver pianto, di aver chiamato suo padre e poi di aver riagganciato perché ha sentito la voce tremare. Alla fine ho respirato e ho cercato un cartello, ha concluso. Io ho annuito. Le ho chiesto come si chiamava. «Marta», ha risposto. Abbiamo mangiato insieme una zuppa troppo calda e abbiamo riso perché ci siamo scottati. Prima di andare a dormire, Marta ha detto una frase che mi è entrata nel cuore. «Oggi ho camminato con me stessa e non mi sono fatta male».
Quella notte le stelle hanno bucato il cielo come spilli d'argento. Noi abbiamo spento le luci tardi, abbiamo chiuso gli occhi e abbiamo portato nel sonno la semplicità di alcuni verbi. Sono salita, mi sono fermata, ho ripreso. Quando la mattina siamo partiti, lei ci ha ringraziato. Noi abbiamo risposto figurati. Ci siamo abbracciati e lei è scesa, leggera. Io ho piegato il mio biglietto del rifugio e l'ho infilato dentro il quaderno. Ho fissato la pagina con una riga grossa e ho scritto: oggi ho ascoltato la mia voce, ha parlato piano e l'ho capita. Sei mai entrato in un mercato alle 8 e hai sentito il mare, il basilico e il pane nello stesso respiro? Io l'ho fatto ieri e ho capito di nuovo perché ho scelto di imparare a vivere in italiano dentro le cose semplici. Ho comprato 3 pesche. Ho chiesto: me le scelga mature per favore? E il fruttivendolo ha inclinato la testa, ha annusato, me le ha posate in un sacchetto di carta. Ho pagato, ho detto grazie, lui ha risposto prego, bella, e io ho riso senza imbarazzo. Ho camminato tra i banchi, ho assaggiato un pezzetto di pecorino, ho stretto una mano piena di farina. Ho sentito le donne discutere del tempo. Ha piovuto stanotte, ha rinfrescato, abbiamo dormito bene. Ogni frase ha danzato tra i profumi come una rondine, pronta a scendere. Al bar ho ordinato un cappuccino. Ho appoggiato il gomito al banco di marmo, ho guardato il barista muoversi e ho chiesto: mi scusi, ho pagato? Lui ha sorriso, ha fatto scorrere lo scontrino e ha detto sì, con quel sì che suona come un abbraccio. Ho terminato la schiuma con un cucchiaino e ho lasciato la tazza al centro del piattino. Ho imparato quel gesto, l'ho ripetuto e mi sono sentita parte. Sul treno, al ritorno, ho preso posto vicino al finestrino. Davanti a me si è seduto un signore con un giornale piegato. Ha alzato lo sguardo e ha domandato se il posto accanto fosse libero. Io ho risposto certo, si accomodi. Abbiamo iniziato a parlare piano, lui ha raccontato che ha lavorato 40 anni in ferrovia, che ha attraversato l'Italia 1000 volte, che ha mangiato panini in tutte le stazioni del paese. Oggi ho portato mia nipote all'asilo per la prima volta, ha aggiunto, e gli sono brillati gli occhi. Io ho detto che ho telefonato a mia nonna ieri sera e che le ho descritto la luce di fine estate. Lei ha ascoltato e ha risposto: sei fortunata. Il Signore ha annuito. Ci siamo scambiati un proverbio, un ricordo e 2 risate. Quando il controllore è passato, io ho tirato fuori il biglietto e ho detto: l'ho convalidato sul binario. Lui ha controllato e ha detto: va bene così. Piccole frasi, piccoli ponti. Ho visto che un ho comprato, un ho letto, un ho incontrato rendono la giornata più piena. La sera ho fatto la spesa in un negozio sotto casa. Ho chiesto: avete ancora i pomodori buoni di stamattina? La signora ha fatto no con la testa e ha detto: sono finiti tesoro, ma ho messo da parte per te 2 panini freschi. Io ho sorriso, ho preso i panini, ho pagato e ho salutato con buona serata. A casa ho cucinato una pasta semplice. Ho lavato i piatti subito, ho asciugato il tavolo, ho aperto la finestra. Da fuori è salito un profumo di sugo al basilico che mi ha fatto venire fame di nuovo. Ho acceso la radio e ho ascoltato una canzone che mi ha ricordato il liceo.
Ho mandato un messaggio a un'amica, ho ascoltato la tua canzone, ho ballato in cucina, ho pensato a te. Lei ha risposto con 3 cuori. Più tardi ho preso l'ascensore e sono scesa a buttare la spazzatura. Nel cortile ho incontrato il vicino. Hai visto la partita? Mi ha chiesto. Ho visto il secondo tempo, ho detto, e lui ha annuito con quell'aria da esperto di bar. Abbiamo sofferto, Abbiamo sofferto. Abbiamo riso. Ho capito che tutta la mia giornata si è tenuta insieme con fili corti di passato prossimo, azioni compiute, nitide, pronte a essere raccontate al volo come biglie in tasca. C'è un episodio minuscolo che però insegna più di 100 regole. Ieri ho lasciato cadere una bottiglia d'acqua nella cucina del bar. È scivolata dalle dita, ha toccato il bordo del bancone ed è rotolata verso il pavimento. Il barista l'ha afferrata al volo e ha detto «presa». Io ho spalancato gli occhi, ho messo la mano sul petto e ho riso. «Ti ho salvata», ha scherzato. «Mi hai salvata», ho ripetuto, e la frase mi ha fatta ridere ancora di più. In un secondo abbiamo creato una piccola scena completa, un'azione, una reazione, una conclusione. È così che l'italiano ti entra nella pelle. Tu hai fatto, qualcuno ha risposto, qualcosa è successo. Alla fine della giornata io ho spostato la sedia, ho spento la luce del soggiorno, ho chiuso la porta della camera, mi sono messa a letto. Ho fatto un respiro lungo e ho pensato: oggi ho parlato con 10 persone, ho ascoltato, ho imparato una cosa nuova, ho sbagliato una via e ho sorriso. Non serve altro per sentirsi vivi dentro una lingua. Tu hai raccolto ricordi come conchiglie e li hai messi in tasca. Io ho fatto lo stesso e li ho chiamati per nome. Ho viaggiato, ho camminato, ho chiesto, ho riso, ho stampato foto, ho scritto 2 righe su un quaderno. Ogni volta che ho pronunciato un verbo semplice ho sentito il corpo più presente, come se la lingua avesse acceso piccole lampadine nella stanza. Guarda, quando hai detto «ho iniziato», ti sei messo in marcia. Quando hai sussurrato «ho finito», hai liberato spazio. Quando hai ammesso «mi sono perso», hai creato la possibilità di ritrovarti. Io ho visto succedere questa magia davanti agli Uffizi, su un sentiero del Gran Sasso, al banco di un mercato, sul treno che ha attraversato campi di grano. La lingua non è rimasta sul libro, è entrata nelle mani, negli occhi, nelle scarpe. E il passato prossimo ti ha regalato il formato giusto per custodire la giornata senza farla scappare. Una volta ho incontrato una signora alla fermata dell'autobus. Lei mi ha guardata e ha detto: «Ho comprato un mazzo di fiori per mia sorella. Oggi ha compiuto 60 anni». Io ho risposto: «Che bello!» e lei ha aggiunto: «Le ho telefonato, mi ha cantato una canzone che cantavamo da bambine». Poi l'autobus è arrivato, lei è salita e mi ha salutata con la mano. Io sono rimasta lì un attimo, ho respirato e ho capito che avevo ascoltato un film intero in 2 frasi. A volte la vita chiede solo questo, una cornice chiara per contenere un'emozione. In italiano ogni gesto concluso trova la sua casa. Hai chiuso la finestra, hai acceso il forno, hai mandato un messaggio, hai scelto un vestito. La lingua si è seduta accanto a te e ha preso nota.
Sento che vuoi un consiglio pratico, ma preferisci che arrivi come un gesto naturale, non come una lezione. Allora eccolo, dentro una scena. Stamattina ho preso un quaderno piccolo, l'ho infilato in tasca e sono uscita. Ho camminato fino al bar d'angolo, ho salutato, ho ordinato un caffè. Ho scritto 3 frasi mentre aspettavo. Ho dormito poco, ma ho sognato bene. Ho sorriso al portinaio, ho sentito un violino provenire dalla finestra accanto. Le ho lette a bassa voce, ho pagato, ho ringraziato. Tu puoi fare lo stesso. Oggi prendi un foglio e scrivi 3 cose che hai fatto. 3, non di più. Poi dille a qualcuno, anche al telefono, anche al gatto, ma dille. Le parole si allenano così, hanno bisogno di uscire. Nel pomeriggio ripeti, la sera aggiungi una frase su un'emozione. Ho avuto paura, mi sono calmato, mi sono emozionata. Alla fine della settimana avrai una piccola collezione di fotografie verbali. Le rileggerai e sentirai la tua voce più piena. C'è una trasformazione che ho visto con i miei occhi. Un amico, straniero come te, è arrivato in Italia con una timidezza che gli ha stretto la gola. Il primo mese ha parlato poco, il secondo ha iniziato a dire «Ho fatto, ho preso, sono andato». Un pomeriggio mi ha guardata e ha detto «Ho chiesto il conto da solo, ho fatto una battuta al cameriere, lui ha riso». Da quel giorno le frasi gli sono rimaste accanto come compagni di viaggio. Non ha studiato regole a memoria, ha prestato attenzione a ciò che ha concluso e lo ha raccontato. Tu puoi farlo, hai già cominciato. Adesso ti lascio con una promessa semplice che ho mantenuto anche nei giorni più stanchi. Ho appoggiato il telefono sul tavolo, ho silenziato le notifiche per 10 minuti, ho guardato la strada dalla finestra e ho detto 3 frasi al passato prossimo. Ho respirato, ho ringraziato, ho ricominciato. Fallo anche tu, oggi. Vai al mercato o al bar, saluta, chiedi qualcosa, paga, ringrazia. Torna a casa e scrivi. Telefona a qualcuno e racconta quello che hai fatto. 1 riga, 2 righe, non di più. La vita italiana entra dalle porte piccole e tu le hai già aperte. Frase da ripetere adesso ad alta voce. Ho iniziato e non mi sono fermata.